Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Dicembre è il mese di Natale, perciò in questo video vedremo come lo passano gli italiani. In realtà mi concentrerò sulle abitudini, sulle tradizioni più particolari, più curiose, simpatiche, legate al Natale, regione per regione. Ma prima, stai studiando una lingua straniera? Allora, fatti un regalo di Natale. Iscriviti ad italki, lo sponsor di questo video. Non te ne pentirai. italki è una piattaforma per l'apprendimento delle lingue straniere di cui sono ambasciatrice e sulla quale lavoro da diversi anni. Per trovarmi ti basterà cercare il mio nome, Graziana Filomeno. Con italki potrai imparare qualsiasi lingua in modo flessibile, comodamente, quando vuoi, ovunque tu sia. Tutto quello che serve è un dispositivo e una connessione Wi-Fi. Su italki potrai fare lezioni individuali con l'insegnante che scegli tu, in base a quello su cui vuoi concentrarti, colloquio di lavoro, conversazione, grammatica, preparazione per un esame di certificazione, in base alla tua disponibilità e ovviamente in base a quanto vuoi spendere. Infatti, ogni insegnante sceglie la propria tariffa. Durante una lezione individuale, l'attenzione dell'insegnante è tutta concentrata su di te, quindi potrai parlare e imparare molto di più, fare tutte le domande e le richieste di cui hai bisogno e acquisire finalmente la padronanza e la sicurezza in quella lingua straniera. Studiare una lingua straniera per 19 ore su italki equivale a studiarla per un intero semestre all'università. Tra l'altro pagherai solo per le lezioni che farai. Non è necessario nessun tipo di abbonamento mensile o annuale. Se vuoi provare italki puoi iscriverti utilizzando il link che trovi in descrizione e cominciare a fare la tua prima lezione. E ricorda, se ti iscrivi utilizzando il codice coupon AMO2023 riceverai anche 5 euro di sconto prenotando una lezione da 10 euro. Devi fare presto però, questa offerta è valida solo fino alla fine del 2023. In Valle d'Aosta una particolare tradizione natalizia è la sagra del pane Mikoula, spero di pronunciarlo bene, che in dialetto significa un po' piccolo e un po' speciale. Preparato appunto solo nel periodo di Natale, è fatto con castagne, noci, fichi secchi e uva passa. Questa tradizione viene da una leggenda, perché in Valle d'Aosta, come tra l'altro nel resto d'Italia, c'è la tradizione di recarsi in chiesa la sera della vigilia di Natale. E, secondo la leggenda, una donna di nome Rosa stava facendo questo, stava andando in chiesa durante la vigilia di Natale, ma decise di prendere una scorciatoia per il bosco e, mentre camminava, arrivò nei pressi di un mulino abbandonato, sede di spiriti, streghe e altre creature malefiche. Lei però non aveva paura perché sapeva che Dio vegliava su di lei e così non ebbe paura neanche quando un serpente le si presentò davanti minacciandola. Rosa, anzi, gli chiese: "Cosa vuoi? Di cosa hai bisogno per ritrovare la strada che hai perso?" E il serpente le disse che l'avrebbe lasciata andare se gli avesse portato un pezzo del pane dalla chiesa. Rosa accettò, andò in chiesa e sulla via del ritorno diede un pezzo del pane, appunto benedetto, al serpente che si trasformò in una bella colomba bianca. E da qui appunto la tradizione del pane. Cosa succede invece in Piemonte? Qui è molto popolare la tradizione del ceppo di Natale. Si tratta proprio di un tronco d'albero decorato soprattutto con candele che vengono accese durante la vigilia di Natale. Ma questo tronchetto è diventato così importante, così famoso, che si è trasformato anche in un dolce, sempre nel Piemonte. Infatti proprio qui è molto molto comune trovarlo sulle tavole degli italiani e ha la forma sempre di un tronco, ma è chiaramente dolce, quindi si può mangiare, oltre che essere molto molto bello da vedere. Fatto con cioccolato, panna, brandy, e probabilmente
essendo la regione molto vicina alla Francia, è stata influenzata dalla tradizione francese molto simile di realizzare il tronchetto. La Lombardia invece è la regione del panettone. Chi non lo ha mai mangiato almeno una volta nella vita, sono sicura che si venda ormai anche in tutti i paesi del mondo. Fatemi sapere nei commenti se è così. E si tratta, per chi ancora non lo sapesse, di un dolce lievitato, generalmente ricco di canditi e uvetta, questo secondo proprio la ricetta tradizionale. Ed è nato appunto proprio in Lombardia, dove è chiaramente un must sulle tavole a Natale, tutti devono averlo, anche se ovviamente è una tradizione che poi si è diffusa in tutta l'Italia. Ma come è nato questo panettone? E qui ci sono varie leggende, però la più accreditata è che sia nato infatti per errore, durante il pranzo di Natale preparato per Ludovico il Moro, quindi della famiglia degli Sforza, e siamo intorno al XV secolo. Cosa successe dunque? Sembrerebbe che il cuoco di corte avesse dimenticato il dolce che stava preparando in forno e quindi si era bruciato. Ma uno sguattero, un servo, Tony, riuscì a escogitare un modo per servirlo lo stesso. Prese l'impasto salvabile, quello che non era completamente bruciato, e a questo unì burro, uvetta e canditi. E sì, ovviamente fu un successo. E quindi questo dolce prese il nome proprio da lui, quindi pan di Tony, diventato panettone con il tempo. Lo sapevate? Spesso le cose migliori nascono per errore. Ci pensate? Un mondo e un Natale senza panettone? Grazie Tony. In Trentino Alto Adige invece una tradizione molto diffusa proprio nel periodo natalizio è il Krampuslauf e si tratta di una parata di Krampus, cioè figure demoniache. Lunghe corna, facce da demoni, denti aguzzi. Sì, e appunto queste figure sfilano per le vie delle città spaventando grandi un po' e bambini, e dovrebbero scoraggiare i cattivi comportamenti dei bambini durante il periodo natalizio. Sicuramente una tradizione natalizia molto particolare. Voi ci siete mai stati? Avete mai visto questi Krampus di persona? Io no, ma mi piacerebbe. E in Veneto invece, qual è la tradizione particolare di Natale? Ebbene, è quella della Befana. Mi spiego meglio. In questa regione, più che in tutte le altre regioni d'Italia, era sentita soprattutto nel passato la figura della Befana. Quindi i bambini, appunto ripeto, soprattutto nel passato, non aspettavano i regali da Babbo Natale, ma dalla Marantega, la Befana, una vecchietta che si muove sulla sua scopa volante e che riempie le calze dei bambini con qualche piccolo gioco, caramelle, mandarini e per qualche bambino più cattivo anche del carbone. E la festa che viene organizzata in piazza San Marco proprio nel giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, è veramente molto molto particolare. Tra le altre cose c'è proprio la regata dell'Epifania, una cosa penso unica che non si trova in altre regioni o in altri posti in Italia, nonostante ovviamente la figura della Befana esista e nonostante la festa sia celebrata nel resto d'Italia. Una tradizione invece tipica del Natale in Friuli Venezia Giulia è un rito che ha origini antichissime, quello dei Pignarui. Spero di averlo pronunciato bene. Il Pignarul sembrerebbe legato all'adorazione di una divinità del passato, divinità della luce, Beleno o Belanu. Beleno era una delle principali divinità pagane per cui venivano realizzati dei sacrifici e dei riti molto particolari, e tra questi vi era l'accensione di falò sulla cima delle colline, probabilmente anche in onore della compagna di Belano, Belisma, dea del fuoco.
E così ancora oggi, la sera del 5 gennaio e soprattutto del 6 gennaio, il Friuli si illumina con centinaia di falò, appunto su tutti i colli. Una particolare tradizione natalizia della Liguria, invece, è legata ad Andrea Doria, un nobile ammiraglio e politico della Repubblica di Genova del XV secolo. Infatti, secondo la leggenda, un anno egli decise di coinvolgere tutti i pasticceri di Genova per realizzare un dolce natalizio che rappresentasse la ricchezza della città. E questo dolce doveva avere dei requisiti ben precisi. Doveva essere nutriente e a lunga conservazione, perché ovviamente la Repubblica di Genova era una repubblica marinara, quindi c'erano molti marinai che passavano molto tempo in mare e il dolce doveva appunto potersi conservare bene per poterlo trasportare nei lunghi viaggi in mare. Quindi doveva essere un dolce perfetto per i marinai, che potesse aiutarli a ricordare un po' la loro casa e a tollerare meglio la nostalgia, ma allo stesso tempo dovesse appunto mostrare la ricchezza della città anche all'estero. Ed è così che è nato il pan dolce, che ancora oggi si prepara e si mangia a Genova nel periodo natalizio. Una sorta di pane lievitato, arricchito con frutta candita, uva passa, semi di finocchio, pinoli. Non è una curiosità, non è un mistero che in Emilia-Romagna invece si mangia molto molto bene. Quindi non vorrete perdervi tutti i piatti tipici dell'Emilia-Romagna che si mangiano a Natale e che in realtà si possono mangiare tutto l'anno, come i cappelletti in brodo, come le lasagne. Ma in Emilia-Romagna non sanno rinunciare ai tortellini e li preparano veramente in tutti i modi, anche dolci, proprio per Natale. Si chiamano tortelli o tortellini di Natale, appunto, e sono dolci ripieni con marmellata o crema pasticcera che vengono poi fritti o cotti nel forno. Evidentemente la tradizione di preparare dolci di Natale che ricordano un po' un pane è diffusa in tutta l'Italia, perché anche in Toscana, infatti, la tradizione natalizia più particolare riguarda la preparazione di un dolce chiamato panforte e che è un po' simile agli altri di cui abbiamo già parlato, ricco di spezie e frutta secca, anche se questo è un po' più compatto e viene spesso scambiato come regalo di Natale. E in Umbria c'è una cosa molto molto curiosa, molto particolare: l'albero di Natale più grande del mondo. Sì, in particolare si trova a Gubbio. Pensate che non sia possibile? Vi sbagliate. Maestoso è maestoso, grande è grande, ma è in realtà un albero fatto di luci. Luci che appunto disegnano quindi questo albero di Natale con tanto di stella cometa in cima, sul fianco del Monte Igino, quindi un albero molto molto particolare, però considerato il più grande albero di Natale del mondo. La prima accensione è avvenuta il 7 dicembre 1981, ma da allora è diventato praticamente un appuntamento annuale che attira anche molti turisti. Una tradizione natalizia invece, in realtà presente in tutta l'Italia ma molto radicata nelle Marche, è quella dei presepi viventi. Quindi si ricrea la nascita di Cristo con delle persone vere, oltre che con le statuine, quindi nelle proprie abitazioni. E normalmente questo presepe vivente si svolge nella città, soprattutto nei centri storici delle città, e appunto coinvolge in realtà un po' tutta la città e attira anche molti visitatori. Ma sapete che proprio nelle Marche si prepara anche la pizza di Natale? E in realtà si tratta ancora una volta di un dolce molto simile a quelli che abbiamo già menzionato prima: pasta lievitata, condita con frutta candita, spezie, noci, nocciole, cioccolato, fichi secchi. A Natale, si sa, si è tutti più buoni, almeno così si dice, e si mangia anche più del solito, almeno nelle case degli italiani. Ma una delle tradizioni enogastronomiche più ricche e interessanti d'Italia è sicuramente quella romana e in generale laziale durante il periodo di Natale.
Sì, ovviamente, si sa, a Roma se magna e se magna anche molto bene. A quanto pare però a Roma c'è una regola molto rigida che riguarda la cena della vigilia di Natale. Non bisogna mangiare carne. E devo dire, questa regola esiste anche a Bari. Quindi una tradizione popolare, soprattutto nel passato, era il rito della spesa del Cocchio. Anche qui spero di averlo pronunciato bene. E cioè, la sera del 23 dicembre, tutte le donne romane si recavano al mercato del pesce per comprare appunto il miglior pesce da preparare il giorno dopo per la vigilia di Natale. Infatti, i piatti tipici del 24 dicembre sono proprio il baccalà fritto, ma anche in umido, l'arzilla in brodo di broccoli, spaghetti con le vongole veraci, frittura mista di gamberi e calamari accompagnata da verdure pastellate. E qui mi è venuta già fame. Il dolce tipico romano, invece, per quanto riguarda il Natale, è il pan giallo. Come vedete, pan ritorna molto spesso. Pensate che questa ricetta però risale alla Roma imperiale ed è realizzato con un impasto di miele, frutta secca e zafferano per il colore giallo. E qual è invece una tradizione curiosa e particolare in Abruzzo? A Lanciano, in provincia di Chieti, da oltre 400 anni il Natale comincia prima, cioè comincia il 23 dicembre, quindi il giorno dell'antivigilia, con la tradizione della squilla. Infatti, verso le 18 del 23 dicembre, a Lanciano, la campana messa sulla torre civica comincia a suonare, dando il segnale a tutte le altre campane delle chiese della città, che di lì a un'ora cominceranno a suonare, proprio per l'inizio della festa. E come dicevo, si tratta di una tradizione molto antica che risale al XVII secolo, grazie all'arcivescovo di Lanciano, Paolo Tasso, che si recò in pellegrinaggio penitenziale verso una chiesa distante circa 2 chilometri dal centro per rievocare il cammino di Giuseppe e Maria verso Betlemme. E appunto il pellegrinaggio era proprio scandito dai suoni della squilla, le campane della chiesa. Ormai non dovrebbe più stupirvi perché infatti anche in Molise c'è la tradizione del pane di Natale. Molto simile agli altri, quindi sempre realizzato con farina, frutta secca, uva passa, aromi. In Campania, una tradizione che tutti penso conoscano è quella del presepe. Infatti sapete che a Napoli c'è proprio la Via dei Presepi? Sulla mappa si chiama Via San Gregorio Armeno, ma in Italia e penso anche all'estero è conosciuta proprio come Via dei Presepi a Spaccanapoli, che è piena proprio di botteghe dove gli artigiani realizzano a mano le statuine del presepe. Attenzione però, potete trovare questa via e queste statuine tutto l'anno, ma ovviamente la strada diventa super affollata poco prima di Natale. La cosa più simpatica e divertente è che in queste botteghe, oltre alle classiche statue del presepe, se ne vedono anche di alcune più kitsch, più ironiche, più particolari, in base a quello che succede in Italia e nel mondo. Da Maradona ad altri personaggi famosi italiani e stranieri, politici, anche lo stesso Papa. E infatti molti sono i turisti, italiani e stranieri, che si recano in questa via proprio per comprare queste statue che possiamo dire sono uniche nel loro genere. Natale in Puglia? È sicuramente scandito da un dolce, ma questa volta un dolce diverso, non è un pane, non si tratta di un pane, ma sono le cartellate. Qualcuno di voi le ha mai sentite? Le ha mai mangiate? Sono un dolce che viene realizzato da strisce sottili di impasto che vengono normalmente arrotolate ricreando quasi la forma di una rosa, di una piccola rosa, e poi vengono fritte e ricoperte di miele o vincotto. Invece il Natale sia in Basilicata che in Calabria è scandito dal fuoco dei falò, che sono presenti in quasi ogni città, soprattutto la sera della vigilia di Natale, del 24 dicembre. È molto comune per la gente, appunto, nelle varie città di
partecipare alla messa del 24 dicembre e, una volta usciti poi dalla chiesa, si riuniscono tutti quanti intorno a questi falò, degustando dei dolcetti tipici, scambiandosi gli auguri. Ma perché proprio il fuoco? Sia per indicare un po' l'idea della distruzione di tutto ciò che di negativo c'è stato durante l'anno, sia per indicare un po' un senso di calore per il bambino appena nato. Come abbiamo visto, i dolci sono una parte fondamentale delle tradizioni natalizie italiane e in Sicilia c'è un dolce molto molto particolare, i cucciddati, in dialetto. Biscotti di pasta sfoglia ripieni di fichi secchi, ma anche noci, marmellata e poi generalmente decorati con una glassa. Un'altra curiosità tutta siciliana è invece legata al presepe, quindi la rappresentazione della nascita di Cristo con delle statuine, ma forse pochi sanno che la versione siciliana include anche le arance, ovviamente simbolo della regione. Invece il Natale sardo è sicuramente accompagnato dalla melodia delle zampogne sarde. Ovviamente la zampogna è in realtà uno strumento musicale tipico del Natale e si trova un po' in tutta l'Italia, sicuramente anche in altre parti del mondo, però in Sardegna la tradizione della zampogna è sentita forse in maniera più intensa rispetto al resto dell'Italia e anzi addirittura qualche volta accade che zampognari da altre parti d'Italia si rechino proprio in Sardegna, spesso sempre nella stessa città, per accompagnare soprattutto i presepi viventi, per esempio, o in generale le celebrazioni natalizie. Ti ricordo che se vuoi provare iTalki per fare lezioni individuali su una qualsiasi lingua straniera con un insegnante privato, puoi cliccare sul link in descrizione per iscriverti alla piattaforma. Ti aspetto anche io! Bene, questo è tutto per questo video, spero che abbiate ricevuto informazioni che ancora non conoscevate sul Natale italiano e spero di avervi convinti a visitare l'Italia, una di queste regioni, proprio in quel periodo, nel periodo natalizio. Se invece volete passare il Natale comodamente nella vostra casa, ma volete un po' di vibrazioni nel Natale italiano, allora vi consiglio di guardare i film italiani che simboleggiano un po' il Natale, i cosiddetti cinepanettoni. Ve ne parlo in un video dedicato proprio a questi che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Non dimenticate poi tutti gli altri contenuti esclusivi che pubblichiamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su X adesso, su Pinterest, su TikTok e su Telegram, quindi seguiteci anche lì. E con questo è tutto, io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.